Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Cabergolina Ratiofarm, compressa Teva Italia SRL, sede legale ultimo aggiornamento. 6 ottobre 2021. Cos'è Cabergolina Ratiofarm, compressa? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Cabergolina Ratiofarm, compressa durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci, equivalenti farmaci esteri. Cos'è Cabergolina Ratiofarm, compressa? Cabergolina Ratiofarm, compressa è un farmaco a base del principio attivo cabergolina, appartenente alla categoria degli anti-Parkinson, inibitori della prolattina e nello specifico inibitori della prolattina. È commercializzato in Italia dall'azienda Teva Italia SRL, sede legale. Cabergolina Ratiofarm, compressa può essere prescritto con ricetta RNR, medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta. Confezioni Cabergolina Ratiofarm 0,5 mg 2 compresse Cabergolina Ratiofarm 0,5 mg 8 compresse. Informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. Ratiofarm GmbH, Gruppo Teva, concessionario. Teva Italia SRL, sede legale. Ricetta RNR, medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta. Classe A. Principio attivo cabergolina. Gruppo terapeutico anti-Parkinson, inibitori della prolattina. Forma farmaceutica compressa. Indicazioni: inibizione della lattazione per motivazioni mediche, disturbi iperprolattinemici, adenoma ipofisario secernente, prolattina, iperprolattinemia idiopatica. Si raccomanda che la prescrizione iniziale del medicinale venga effettuata da uno specialista o dopo aver consultato uno specialista. Posologia adulti. Trattamento dei disturbi iperprolattinemici. La dose iniziale raccomandata è di 0,5 mg di cabergolina alla settimana, somministrati in una o due dosi, per esempio il lunedì e il giovedì, settimanali. La dose settimanale deve essere aumentata gradualmente, preferibilmente aggiungendo 0,5 mg di cabergolina alla settimana ad intervalli mensili, fino al raggiungimento di una risposta terapeutica ottimale. La dose terapeutica abituale è di 1 mg di cabergolina alla settimana, e può variare da 0,25 mg a 2 mg di cabergolina alla settimana. In pazienti iperprolattinemiche sono state usate dosi fino a 4,5 mg di cabergolina alla settimana. La dose massima giornaliera è di 3 mg. La dose settimanale può essere somministrata in dose singola o divisa in 2 o più dosi settimanali, a seconda della tollerabilità del paziente. La suddivisione della dose settimanale in somministrazioni multiple è consigliata quando sono indicate dosi superiori a 1 mg di cabergolina alla settimana, poiché la tollerabilità di dosi superiori a 1 mg somministrate in un'unica soluzione settimanalmente è stata valutata solo in un numero limitato di pazienti. Le pazienti devono essere monitorate durante la fase di aggiustamento della posologia, per determinare il dosaggio minore che produce la risposta terapeutica. Inibizione della lattazione. La cabergolina deve essere somministrata entro le prime 24 dopo il parto. La dose terapeutica raccomandata è di 1 mg di cabergolina in dose singola. Nelle donne che allattano carattate per la soppressione della lattazione avviata non si deve superare la dose singola di 0,25 mg di cabergolina, onde evitare la potenziale insorgenza di ipotensione posturale. Pazienti con disfunzione epatica o renale. Per quanto riguarda l'uso nei pazienti con insufficienza epatica e renale, vedere paragrafi 4, 3 e 4, popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia della cabergolina nei bambini e negli adolescenti di età inferiore ai 16 anni non sono state stabilite. Pazienti anziani. In base alle indicazioni per le quali la cabergolina è attualmente consigliata, l'esperienza nei pazienti anziani è molto limitata. I dati disponibili non indicano rischi particolari. Metodo di somministrazione: la cabergolina deve essere somministrata per via orale.
Al fine di ridurre il rischio di effetti indesiderati di tipo gastrointestinale, si raccomanda di assumere la cabergolina, per tutte le indicazioni terapeutiche, durante i pasti. Controindicazioni: ipersensibilità alla sostanza attiva, a qualsiasi alcaloide dell'ergot o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Anamnesi di patologie fibrotiche di tipo polmonare, pericardico e retroperitoneale. Anamnesi di psicosi o rischio di psicosi postpartum per il trattamento a lungo termine. Evidenza di valvulopatia cardiaca, confermata da ecocardiografia eseguita prima del trattamento, vedere paragrafo 4.4. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Osservazioni generali. Come con altri derivati dell'ergot, la cabergolina deve essere somministrata con cautela nei pazienti con gravi malattie cardiovascolari, sindrome di Raynaud, ulcera peptica o emorragia gastrointestinale, o con, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono disponibili informazioni sulle possibili interazioni tra cabergolina ed altri alcaloidi dell'ergot, pertanto l'uso concomitante di questi medicinali durante il trattamento a lungo termine con cabergolina non è consigliato. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere cabergolina Ratiofarm, compressa insieme ad altri farmaci come Clopixol, compressa rivestita, Clopixol, gocce, Clopixol, soluzione, uso interno, Clopixol, soluzione, uso interno, difemetre, droperidolo ICMA, droperidolo calcex, Jeffer, Isaprandil, Largactil, Malox nausea, metoclopramide accord, metoclopramide sulf, Mutabon ansiolitico, Mutabon antidepressivo, Mutabon forte, Mutabon mite, Neuleptil, Nozinan, Plasil, compressa, Plasil, soluzione, uso interno, Stemetil, Trilafon, Xumolix, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere cabergolina Ratiofarm, compressa durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere cabergolina Ratiofarm, compressa durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non ci sono studi adeguati e ben controllati sull'uso di cabergolina nelle donne in gravidanza. Studi condotti su animali non hanno mostrato effetti teratogeni, ma è stata osservata ridotta, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Cabergolina riduce la pressione sanguigna, e quindi può compromettere le reazioni di alcuni pazienti. Ciò va tenuto in considerazione in situazioni che richiedono un'alta vigilanza, come la guida di veicoli o l'uso di macchinari. All'inizio del trattamento i pazienti devono prestare attenzione durante l'esecuzione di azioni che richiedono una reazione rapida ed accurata. I pazienti trattati con cabergolina che manifestano sonnolenza devono essere informati di astenersi dalla guida o dall'intraprendere qualsiasi attività che possa esporre loro stessi o altri al rischio di grave danno o di morte, per esempio uso di macchinari, fino a quando tali episodi di sonnolenza siano scomparsi. Vedere paragrafo 4.4. Effetti indesiderati. I seguenti effetti indesiderati sono stati osservati e riportati durante il trattamento con cabergolina, secondo le seguenti frequenze. Molto comune, e 1/10. Comune, e 1/100, 1/10. Non comune, e 1,000, di 1/100. Raro, e 1,10,000. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. I sintomi di sovradosaggio sono probabilmente da attribuire all'iperstimolazione dei recettori dopaminergici, come ad esempio nausea, vomito, disturbi gastrici, ipotensione posturale, confusione/psicosi o allucinazioni. Devono essere adottate misure di supporto per eliminare il farmaco non assorbito e mantenere un'adeguata pressione sanguigna, se necessario. Inoltre, può essere consigliabile la somministrazione di antagonisti della dopamina. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Inibitori della prolattina. Codice ATC G02CD03. La cabergolina è un alcaloide sintetico dell'ergot ed un derivato dell'ergolina, con un prolungato effetto dopamino agonista e proprietà inibenti la prolattina.
L'effetto, proprietà farmacocinetiche, assorbimento dopo somministrazione orale. La cabergolina viene assorbita rapidamente dal tratto gastrointestinale, infatti il picco di concentrazione plasmatica si raggiunge entro 0,5-4 ore dalla somministrazione. Il cibo non, dati preclinici di sicurezza nel topo trattato con cabergolina a dosi fino a 8 mg/kg/die, circa 55 volte la dose massima raccomandata nell'uomo, durante il periodo dell'organogenesi, sono stati osservati effetti tossici per la elenco degli eccipienti lattosio-anidro L-leucino a magnesio stearato e 572 farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di cabergolina Ratiofarm, compressa a base di cabergolina sono Actualene, Dostinex. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.